Yamaha Tracer 900 2018 e Yamaha Tracer 900 GT 2018. Sì, perché quest'anno sono due le crossover Yamaha della famiglia Tracer 900. È il modello crossover più venduto in Europa, quindi Yamaha giustamente ha voluto migliorarlo perché era importante ascoltare quello che avevano da dire i clienti, i suggerimenti che hanno portato soprattutto a un miglioramento totale, complessivo delle caratteristiche turistiche. Era quello che volevano gli utenti e Yamaha ha seguito i loro consigli. Ferma restando l'ossatura di base immutata per quanto riguarda motore e telaio, come vedremo poi il forcione però è cambiato, c'è stato un rinnovamento per quanto riguarda la parte estetica. Lo stile ricorda molto la versione precedente, ma ferma restando i due fari LED e il serbatoio che è in lamiera d'acciaio, tutte le plastiche sono state completamente ridisegnate. A partire da questi nuovi pannelli, vedete con gli spicoli più in evidenza molto belli, i paramani nuovi che sono di serie, il parabrezza è stato modificato, è regolabile in altezza, adesso è in una posizione più alta. Lo si abbassa, sono 50 mm, mentre prima c'erano i meccanismi un pochino più complicati. Dal punto di vista invece ergonomico abbiamo un manubrio leggermente più stretto, sono 16 mm e mezzo, i paramani che sono 100 mm più stretti, quindi questo vuol dire passare più agilmente nel traffico. Poi abbiamo la sella del pilota e del passeggero che è stata ridisegnata, è stata leggermente migliorata l'imbottitura, caratteristica molto importante, 5 mm in più d'altezza. Il passeggero se la cava meglio di prima perché vedete ha queste belle maniglie d'appiglio e le pedane sono più basse di 33 mm, non è poco. Tutto l'avantreno è rimasto lo stesso, ruote da 17 pollici davanti e dietro, impianto frenante con doppio disco a 2,98, pinze radiali anteriori. A cambiare è stato il forcellone, che adesso è più lungo di ben 59 mm. Quindi il passo è aumentato da 1440 a 1500 mm. Se non è cambiato l'avantreno, non è cambiata la geometria di sterzo, 24 gradi di angolo di inclinazione, 100 mm di avancorsa, l'allungamento del forcellone ha dato più stabilità. Era quello che alcuni utenti avevano lamentato, soprattutto con le borse a pieno carico, magari il passeggero a velocità molto elevate, quindi in questa maniera Yamaha ha risolto la questione. La 900 GT porta in dote tutte le caratteristiche, i miglioramenti tecnici ed estetici che abbiamo visto già sulla 900, ma in questa versione a cambiare sono alcune dotazioni di base che la rendono ancora più adatta al turismo. Dal punto di vista estetico vedete le borse da 22 litri, è la caratteristica più evidente che risalta all'occhio, ma naturalmente ci sono anche altre cose che ne fanno una Gran Turismo dalle caratteristiche migliorate. Ci riferiamo al cruise control elettronico che è stato introdotto per la prima volta sulla Tracer 900 GT, alle manopole riscaldabili di serie. Questo ha portato ad avere dei comandi elettrici tra l'altro di nuovo tipo. La GT ha anche una forcella nuova, tipo una Kayaba da 41, ma con regolazione dell'idraulica sia in compressione che estensione, quindi potete trovare le vostre tarature a piacimento. Rimane chiaramente anche la regolazione per carico molla. L'ammortizzatore posteriore è cambiato perché ha non lo vedete da questa parte perché è di qui, il precarico molla da remoto e questa è un'altra comodità molto importante. La versione GT ha di serie anche il Quick Shift, quindi che vi consente di cambiare senza frizione, passando da una marcia a quella successiva in salita ma non in scalata. In scalata la frizione dovete usarla ancora. La 900 costa 10.590 euro, 1.600 euro in più per la GT, una differenza di prezzo che sicuramente si giustifica con la qualità e il miglioramento di equipaggiamento di serie. Tutte le novità introdotte sulla nuova Tracer 900, qui stiamo provando la versione GT, sono andate in direzione dell'aumento delle sue caratteristiche turistiche, quindi la ricerca del miglioramento di alcune qualità che si apprezzano soprattutto nel viaggio. Abbiamo un manubrio leggermente più stretto, non solo 16 mm, 100 mm invece per i paramani più stretti, e quindi quella è la differenza, se volete, un pochino più importante nel traffico in città, ma per il resto la posizione guida non è cambiata. La sella, che è sempre regolabile in altezza,
è di 5 mm più alta, quindi pochissimo, non ve ne accorgete. Quello che si invece apprezza è il fatto che ha un'imbottitura migliore, soprattutto chi viaggia tanto non avrà bisogno di modificare la sella prendendo quelle in gel. Come accessorio però ricordiamo che esistono le selle riscaldabili, per esempio. Già che parliamo allora di caratteristiche granturistiche, la 900 GT Tracer, come vedete, si distingue per la strumentazione TFT, che ha di base le stesse funzioni della versione 900, però qui sono decisamente più visibili. Poi, cosa interessantissima di questo modello sono le manopole riscaldabili di serie. Vedete, questa posizione è indicata l'accensione delle manopole, in questo caso alla massima potenza. I nuovi comandi elettrici sono diversi per quanto riguarda la disposizione dei tasti, anche perché la GT ha di serie il cruise control elettronico che si comanda con questi tasti. Come il modello precedente abbiamo le tre mappe, la standard, la A un pochino più pronta, la B più morbida, più adatta sul bagnato, e il controllo di trazione che è settabile in 2 gradi di intervento e poi può essere anche escluso. Il comfort autostradale è addirittura migliorato perché il nuovo parabrezza ha una curvatura differente nella parte bassa, quindi è migliorato i flussi d'aria. La regolazione più semplice si regola con questa leva, si può abbassare o alzare di 50 mm. La modifica più importante che c'è stata a livello ciclistico, quindi l'allungamento del porcellone di 59 mm, che sono tanti se ci pensate, questa modifica ha sicuramente fatto bene al miglioramento della stabilità. A velocità molto elevate con le borse, la vecchia Tracer qualche ondeggiamento esterno poteva innescarlo, anche se abbastanza contenuto. Abbiamo potuto invece verificare come col nuovo modello non ci sia più questo problema, anzi la stabilità rimane altissima, la velocità si attesta intorno ai 220-225 orari grosso modo, e non ci sono problemi di stabilità nemmeno alla velocità massima. Il cruise control elettronico, vedete questo qui acceso, sicuramente farà molto piacere a chi viaggia tanto in autostrada. Non è cambiata invece per quanto riguarda la ciclistica tutta la geometria di stesso dell'avantreno, quindi dal punto di vista della guida, l'inserimento e la frenata sono del tutto simili alla vecchia 900, e la moto è un pochino meno reattiva comunque dentro la traiettoria della curva, perché il passo più lungo si sente, così come si sente il beneficio di avere la porcella totalmente regolabile, quindi idraulica in compressione e tensione oltre che precarico molla, condizione che rende migliore la guida nel misto, e uno si può regolare la moto come meglio preferisce ovviamente. Così come molto comodo il precarico molla dell'ammortizzatore posteriore con rinvio remoto. Il motore conserva esattamente le stesse curve e lo stesso tipo di caratteristica. Insomma, con la prova di oggi abbiamo fatto tanti chilometri, tante strade, anche alcune molto belle, però al tempo siamo stati un pochino sfortunati perché abbiamo trovato spesso la pioggia. Vi diciamo però che nel misto la guidabilità della Tracer 900 GT e della 900, perché poi alla fine la parte ciclistica è esattamente identica, il motore è lo stesso, ricordano molto quella del modello precedente, e in generale la moto è un pochino meno maneggevole, ma questo non tanto per l'avantreno, perché a livello proprio di ingresso di curva, diciamo, e di maneggevolezza abbastanza simile, ma proprio all'interno della traiettoria la moto è più lunga e questo si sente. Il fatto che sia più lunga, come dicevamo prima in autostrada, però ha migliorato notevolmente la stabilità ad alta velocità. Insomma, c'è ancora qualche leggerissimo movimento allo sterzo, ma quando si va a velocità estreme e con le borse montate, per cui diciamo dal punto di vista della sicurezza la Tracer è da questo punto di vista impeccabile. Il fatto poi che le sospensioni siano completamente regolabili sulla versione GT, la forcella si può regolare molto meglio, quindi questo aiuterà senz'altro tutti a trovare l'assetto migliore. E già che siamo in città, oggi siamo a Granada per la presentazione stampa internazionale, diciamo che rimane la grande facilità di guida di questa moto, che alla fine ha un peso
piuttosto contenuto, perché 216 kg dichiarati con il pieno di benzina, insomma è un peso abbastanza basso. Soprattutto un'ottima guidabilità. La sella non è molto alta da terra perché la moto è stretta fra le gambe e quindi non è un problema appoggiare i piedi a terra anche se non si è particolarmente alti. In questo ritroverete appunto la Tracer 900 che conoscevate. Idem per quanto riguarda il motore, è lo stesso Euro 4 che già c'era sulla versione precedente, quindi con lo stesso tipo di erogazione, molto buona, molto pastosa. La quota di vibrazione è sempre abbastanza bassa, si sente in crescita dai 5000 giri in su, non diventano mai assolutamente fastidiose, tant'è che per esempio le pedane non hanno nemmeno rivestimento in gomma, eppure le vibrazioni non si avvertono. Se la passa meglio anche il passeggero perché ha la sella che è imbottita meglio e poi ha le pedane che sono più di 3 cm più basse, quindi le gambe sono meno piegate. Abbiamo sempre un livello di comfort piuttosto elevato, quindi una bella risposta alle sospensioni anche quando la strada non è in ordine, anche sullo sconnesso. Una frenata molto potente, pastosa, gestibile facilmente, quindi una moto sempre molto equilibrata, che senz'altro ha incrementato le caratteristiche granturistiche, ma rimane anche spirito sportivo che è insito di questa moto, dato dal fatto di avere un motore 3 cilindri molto piacevole da utilizzare, molto generoso, e una ciclistica, ripeto, leggera.